Salve a tutti. E allora procediamo con la seconda fase di interventi sul motore. Procediamo con la descrizione della lavorazione del monoblocco che in base alla modifica del doppio cilindro in un unico blocco sono state apportate come lavorazione del diametro del cilindro. Le stesse misure sono state riportate sul monoblocco. Anzi, se andiamo un po' poi a vedere nelle varie fasi di documentazione del manuale, che un po' su qualcosa devo andare a rispettare per un po' seguire un po' l'andamento dei lavori, andiamo a controllare un po' le tolleranze, cosa dare per eventualmente attenerci sempre al classico decentramento, cioè interasse dei due fori che è a 102 mm, e quindi andiamo a fare poi la serie di lavorazione per l'accoppiamento dei cilindri, e qui va un po' anche a descrivere la parte superiore dell'accoppiamento dei cilindri come misurazione. E in questo caso poi andranno fatte delle piccole lavorazioni qui di sistemazione per andare a non avere ostacolo nei prigionieri che, ripeto, sono sempre dei pezzi rifatti, e quindi dobbiamo valutare anche questa situazione. Difatti mi sono accorto che nel cilindro stesso ancora non è definito bene, nel senso che non è stato levigato con la classica incrocio di levigature che qui addirittura nel manuale porta un po' i gradi da rispettare, con anche la rigorosità da mantenere, e quindi sono 2-3 centesimi di sezione più ristretto, quindi poi sarà da portare alla fine a misura di preciso con il pistone, quindi abbiamo ancora questo materiale da poter togliere sul cilindro. In questo caso quindi andiamo un po' a togliere i prigionieri per fare questa lavorazione, e nello stesso tempo ho fatto pure anche un delicato intervento qui di lavorazione sulla parte superiore, anche se andiamo a togliere 5 centesimi, un decimo massimo, per poter togliere la deformazione del monoblocco. È sempre un buon risultato da ottenere per la lavorazione e quindi per l'accoppiamento. Quindi all'interno della lavorazione qui andiamo a spezzare leggermente, proprio ad abbagliare l'angolo, ma senza andare oltre, proprio per non diminuire lo spessore di appoggio delle due camicie, anche se è sempre un blocco in ghisa, quindi abbiamo la robustezza di non avere due cilindri che possono andare a lavorare uno più alto e basso, quindi basta fare l'appoggio bene, anche se da 2 mm e mezzo l'appoggio bene o male va bene, e quindi anche in questo stato è da evitare nei cilindri che si vanno a montare del 126, di non andare a montare delle sottocanne in alluminio, perché se non c'è dato, cioè se non è un alluminio con una certa robustezza come qualità di alluminio, si va a schiacciare e poi va a deformare proprio il diametro esterno del cilindro, e può portare a deformazioni interne che possono portare a grippare il pistone. In questo caso, una volta che andiamo a portare poi a misura, andiamo a mettere dentro il cilindro d'accoppiamento, e quindi deve entrare libero di avere quei 2 decimi di gioco, di poter stare libero e adattarsi anche ai prigionieri. Quindi in questo caso poi verrà lavorata la parte inferiore dei cilindri per poter fare passare l'arbomotore dell'Abarth, che poi lo farò vedere in un secondo tempo. Quindi altro passaggio che andiamo a fare, visto che abbiamo scelto la gamma, quello che vi ho detto, con alzata
quella 7,7 che poi portava a quasi a 12 mm di alzata. Andiamo a fare la bocca della braccamme, proprio perché anche se potrebbe essere a misura, sono sempre, come in questo caso, una leggera rigatura all'interno e può portare a un abbassamento di pressione dell'olio, che in questo caso si deve attenersi quasi a 5 bar, quindi dobbiamo valutare questo discorso. Sul discorso delle modifiche sulla testata, quindi in questo caso andiamo a togliere le sede valvole anche con le guide vecchie inserite, proprio perché se andiamo a tenerci un po' a manuale, e poi mi è stato un po' detto di attenerci a certe misure, voglio portare due chiarimenti su questo manuale, proprio perché difatti qua va a specificare che sono state provate delle teste con il diametro sottovalvola del condotto di scarico maggiorato, quindi da 24 è stato portato a 26 mm, come in questo caso nel disegno. Però qui un po' va a specificare che i risultati non sono stati incoraggianti, e a causa delle impermeabilità di aumentare il diametro esterno della sezione qui della testata, si andrebbe un po' a indebolire tutto, e quindi poi è stato sconsigliato. Però in questo caso io, siccome andiamo a montare le valvole da 30, ho fatto qualcosa di diverso, quindi l'interno della sede valvola è stato portato a 25, cioè 25,5, non 26, proprio perché sullo scarico andiamo ad avere un appoggio leggermente più ampio, come 45 gradi della valvola, per non andare a stressare la sede, e quindi poi ci sarà un martellamento della valvola, e si va poi a consumare anche la sede stessa, specialmente per uso stradale. Quindi questo è da consigliare soltanto per uso agonistici, andare a restringere un po' l'appoggio valvola. Anche se poi vi vado a dire, io non so se a quell'epoca ancora si usava lavorare o si era iniziato a lavorare con i banchi di flussaggio, perché ho detto in qualche altro video che proprio per delle valvole 34,5 o 34 come queste di aspirazione, già la sede valvola da 28 è più che sufficiente, perché abbiamo visto che in fase di flussaggio lo scarico va a lavorare molto più meglio rispetto all'aspirazione. Quindi soltanto se andiamo ad incrementare, sia come all'esaggio qui della sede valvola, e a portare delle modifiche sulla testata, è consigliabile montare una valvola da 30 con delle valvole da 36, voglio dire, sull'aspirazione. In questo caso andava bene anche quella da 28, ma sulla valvola di 30 addirittura quello che dobbiamo andare a fare, sia sullo scarico che anche sull'aspirazione, andare a riprofilare questa parte. Vedete che l'appoggio della valvola stessa, che poi andrebbe sulla sede valvola, è ampiamente larga, e questo va a portare un gradino di rialzo all'interno, e questo va ad ostacolare il flusso che dovrebbe entrare dalla camera verso l'interno del passaggio del condotto. Quindi poi questo farò vedere che verrà un po' diminuita questa parte di appoggio all'interno, con gli angoli leggermente arrotondati. E sull'aspirazione vediamo che andiamo a fare un po' lo stesso lavorazione, perché vedete che qua c'è un gradino leggermente più sollevato rispetto a questo piano, quindi il flusso che fa arrivando qui si alza e si va a restringere l'area di passaggio, quindi questo lo dobbiamo togliere un po', almeno andare a spezzare quest'angolo, portarlo con un'inclinazione da 30 gradi e poi arrotondarlo. E allora, altra cosa che voglio fare notare prima di poi passare alla descrizione di ciò che
è importante andare a lavorare sulla testata. Voglio fare notare che diciamo qualcosa che poi mi è stato accennato in settimana, qualcuno voleva dei chiarimenti e lo vado a fare notare adesso. Se andiamo a vedere un po' l'impostazione di montaggio del pistone rispetto all'albero motore e alla direzione dell'albero a camme, vedete? Se vedete qui c'è una parte più stretta, quindi dall'asse del foro dello spinotto e la parete del cilindro, e una parte più larga. Normalmente nei motori stradali questa parte va montata al contrario, cioè la parte larga del senso di rotazione va montata dal lato albero a camme, proprio perché questo in fase di scoppio va ad avere meno rumorosità del motore e quindi risulta un po' tutta la parte meccanica un po' più silenziosa. In questo caso qua, proprio il centro Abarth, ma poi se andiamo un po' a vedere ora come produzione sui pistoni stampati che vanno a montare su tutte le macchine della corsa, questo fuoricentro non c'è più. Difatti anche l'Abarth nel primo montaggio che andava a fare sul motore del 112 si va a vedere che questo qua è stato annullato e quindi lo spinotto risulta in fase centrale. Ma in questa fase qua del motore invece dell'Abarth del 595 o 695, quello che sia anche l'SS, l'Abarth ha adottato un sistema di montaggio del pistone al contrario, cioè con la parte stretta nel senso di rotazione, proprio perché al di là che potrebbe risultare leggermente più rumoroso, ma sono venuti a trovare qualche cavallo in più come erogazione di potenza. Questo è un chiarimento che così è saltato all'occhio con qualcuno che mi diceva altro sistema che andava a montare giustamente il motore di serie. E allora questa è la parte che andiamo adesso a fresare leggermente per andare a creare più che altro una gola di antirritorno del flusso verso il carburatore. Quindi prima di andare poi a descrivere un po' quello che sto per andare a fare, andiamo a raccordare questa parte che va a combaciare con il coperchio punterie, quindi questa parte deve rimanere leggermente più stretta rispetto alla testata. Quindi una volta che la parte dentro è portata a misura, andiamo a fare questo tipo di lavorazione per asportazione proprio di questo, anche mezzo millimetro, un millimetro sarebbe l'ideale, però della parte laterale lo possiamo andare a fare. Questa parte qua ci manteniamo giusto e giusto per non andare a indebolire questa parte del prigioniero, perché la rondella va a chiudere per non creare aspirazione d'aria dentro il condotto. Qui anche che arriviamo a filo della frettatura non ci interessa, tanto poi viene lasciato dentro il prigioniero e quindi problemi non ne va a creare. Ok, vado a completare questo e poi descriviamo anche tutto il resto della lavorazione. Testata, vediamo di andare a vedere che ancora non sono state montate le guide valvole, che sono in questo caso queste, proprio perché si deve andare a spianare tutta questa base, perché ci sono delle deformazioni in alcune testate che addirittura andrebbero da buttare con le testate, ma in questo caso si può dire che la testata è nuova, ma dobbiamo in questo caso spianare la testa proprio per togliere delle deformazioni che si potrebbero andare a creare qui a forza di smontare e montare le testate, che la rondella deforma un po' la base di appoggio. Quindi se risulta leggermente deformata, da sotto la rondella può passare dell'olio che va ad imbrattare un po' tutto il sistema di raffreddamento qua dalle alette della testata. Quindi in questo caso si andrà a spianare proprio una pelatina a livello di togliere 5-10 centesimi massimo, e quindi soltanto questo verrà fatto.
poi verranno montate le guide e si procederà a completare la fase di rettifica delle sette valvole. Allora, in questo caso, che cosa andiamo a fare per la lavorazione dei condotti? Mi sono tenuto io soltanto a raccordare qui la parte di quel leggero materiale che si viene a trovare proprio perché la sede la andiamo ad avere più ampia. Quindi andiamo a togliere tutto quel bordo di alluminio, ma non andare a lavorare su questa parete. Quindi su questa parete e questa dello scarico lo andiamo a lavorare proprio superficialmente per andare a togliere proprio quel grezzo della testata. E c'è da lavorare sulla testata, sull'aspirazione soltanto questa parte, quindi la parte dove va a fare la curvatura stretta, qui se è sotto sede valvola, la andiamo a raccordare proprio per raddrizzare un pochettino, vedete, l'andamento del condotto. La stessa cosa andiamo a fare da questo lato della testata e poi sull'uscita, volendo, abbiamo come da disegno qui sul manuale di andare a lavorare leggermente la parte di fuori, proprio raccordare mezzo millimetro di togliere materiale attorno se vogliamo, ma in questo caso anche io non sono andato più altro che dare soltanto una sistemata, proprio perché qua ho una differenza di misura, quindi una parte più ovale rispetto all'altezza, e quindi andiamo soltanto a raccordare, ma definiamo bene la parte di sotto, quindi andiamo a lavorare nella parte della curvatura larga, come ripeto sullo scarico, e andiamo a lavorare questa parte laterale della guida, anche perché poi in questo caso, ripeto, siccome la testata va a lavorare bene come flussaggio, non c'è bisogno di andare ad aumentare le sezioni, proprio perché non andiamo a perdere velocità. Dal mio punto di vista la vedo così. E sulla testata di sopra, quindi nella parte dove va a accoppiare un po' il coperchio, vedete che c'è sempre quella parte ovale, no? E quindi se rispettiamo un po' anche le misure interne come da manuale, che andiamo a vedere in qualche pagina, c'è proprio questo dimensionamento che viene portato a 28 di passaggio, a 29 addirittura. Ho soltanto modificato rispettando l'ovale della parte finale, come passaggio interno viene portato a 29, e qui proprio in fondo, dove andiamo a vedere la separazione del condotto, andiamo soltanto a togliere un po' il grezzo della fusione, ma andiamo a lavorare su questa parte della curvatura, quindi da questa parte, per raddrizzare proprio sempre quel discorso di avere un condotto più lineare come raddrizzamento. Certamente dobbiamo quantificare che non dobbiamo andare oltre un certo limite, perché andiamo a fare dei fori qui di passaggio, quindi non dobbiamo andare a bucare questa parte di parete. Poi, una volta che andiamo a definire un po' come dimensionamento e come parte ovale, che ora vado ad accoppiare sopra il coperchio, l'unica cosa da fare è che poi nella parte finale qui, dopo aver portato a misura la testata, lo andiamo a creare un leggero, vediamo così, dopo aver fatto questo passaggio di accoppiamento sulla testata, andiamo a smussare questa parte così e questa parte, proprio perché per andare a creare un gradino di accoppiamento tra la parte del collettore e la testata. In questo caso ci andrà a fare un po' di antirriflusso per non ritornare sopra nel carburatore, quindi sarà un 75 gradi per 4 mm, 5 mm di profondità che ci andiamo a lavorare attorno. Difatti, se andiamo un po' a vedere
l'accoppiamento, vediamo che poi dobbiamo rispettare i fori qui dei prigionieri del labbro bilanciere, e vediamo che all'interno, dopo fatta la lavorazione, vediamo di fare un po' combaciare prima di tutto le linee, anche se, ripeto, poi andranno montate i prigionieri qui e quelli del monoblocco, e vedete che all'interno non dobbiamo avere delle sezioni più ristrette rispetto al collettore stesso, e qui nel coperchio è stato soltanto pallinato, anche se deve essere ripulito un po', perché è un po' e ancora con la colorazione che è stato usato. E allora, questa è la parte che poi andiamo a completare della lavorazione. Ripeto, qui da come è segnato andiamo a togliere dei piccoli, un po' di materiale per togliere il discorso che le molle valvole vanno sempre un po' a toccare su questi tipi di coperchi. Altra cosa da fare, sempre con il discorso, dopo che andiamo a spinare questo, andiamo a rimontare le guide, fare l'altezza delle valvole, che un po' vadano a lavorare sulla stessa altezza poi qui a livello di bilanciere. E in questo caso, dopo che verrà fatta questa, la camera non verrà toccata, perché rimarrà dal disegno proprio dell'Abarth, che rispecchia un po' questa camera del 500 che rimarrà in questo caso. E l'unica cosa che andiamo a fare, volendo, se riprendere la parte di appoggio dello scarico, proprio perché a volte questa, ripeto, è una testata che si presenta bene, ma tante sono sboccolate qui di flettatura, e più che altro anche la flettatura delle candele, che andrebbe da non montare quelle con delle boccole fatte. Unico consiglio poi che almeno io faccio notare, proprio perché, ripeto, è giusto andare a chiarire un po' tutta la situazione, quando si vanno a togliere questi anelli per mettere poi questi che sono stati già rimessi, da guardare se c'è lesione qui, un po' li riportano tutte delle lesioni, però l'importante è che quando andiamo a togliere l'anello della sede, che la lesione si fermi ad altezza di 1 massimo 2 mm, che non arrivi in fondo all'appoggio della battuta della sede valvola. E poi, ripeto, ci sono un po' anche nel manuale delle conoscenze un po' limitate a quei tempi. Ora un po' sulle testate un po' si fa un po' di tutto, quindi se noi dobbiamo rispettare un po' le lavorazioni, ad attenerci un po' al manuale, dobbiamo giustamente fare le lavorazioni giuste, senza andare incontro a delle critiche poi perché non è stato fatto questo, perché non andiamo a montare anche sulle guide valvole il classico fare la modifica per montare il parolio valvola. In questo caso mi è stato chiesto di rispettare un po' l'originalità, e questo andiamo a fare, tanto perché poi vediamolo, andiamo a notare un po' sulle guide, quelle che c'erano montate, vedete sulla parte superiore finiscono proprio con lo spigolo e l'inclinazione della guida valvola, proprio perché per facilitare un po' qui della guida la discesa dell'olio, e quindi scendere e non rimanere sopra ed avere un'infiltrazione a livello tra guida valvola e valvola, anche se poi, ripeto, si va a montare il classico gommino che un po' va a salvaguardare questo, però giustamente nel tempo si potrebbe consumare e avere un leggero consumo d'olio. L'importante è che si sa da dove viene. E allora, per il momento ci fermiamo qui e andiamo a montare il discorso delle valvole,
Altro discorso che poi volevo fare anche sul discorso della cantiera, dico di non andare a montare delle testate se vogliamo fare un lavoro fatto bene con delle boccole in acciaio oppure delle contrabboccole in bronzo, proprio perché non risulta bello come lavoro poi finito. In questo caso poi verrà soltanto data una pelatina alla testata e andrà fatta il classico poi disegno del pistone che verrà fatto per andare a montare su questo cilindro. Per andare a fare il passaggio dell'albo motore e non avere ostacolo di impuntamenti del contrapeso qui sulla parte bassa dei cilindri. D'accordo, andiamo ad aggiornarci poi al prossimo video.